Ciao ragazzi. Ciao. Siamo all'attacco della Furgen, 2 ore e 5 dal plateau, molto bene. Dice Francesco che sta arrivando. Adesso mettiamo i ramponi e inizierà la partita. Questa è la mia traccia, l'ho fatta 2 giorni fa, che ci porta proprio al diedro d'ingresso. Top. In montagna una cosa che mi fa sentire molto libero e mi fa sentire appagato e sereno è il muovermi veloce. Entro in una dimensione di serenità e di pace con l'ambiente veramente unica. Io sono nato e sono cresciuto a Cervigna e tutti i giorni della mia vita ho osservato queste montagne. Posso dire che mi hanno sempre intrigato e mi hanno sempre sfidato, cioè io le ho guardate e ho sempre detto io prima o poi le faccio tutte e ce la farò. Andare a scalare in montagna d'inverno è qualcosa di molto forte dal punto di vista emotivo. La montagna invernale assume un manto totalmente diverso da quello che è d'estate, la neve ricopre tutto, i colori cambiano, i luoghi sono gli stessi ma non sono gli stessi. In inverno si è più solo in montagna, non c'è nessuno e la cosa è molto bella. È molto bella perché la montagna ritrova una serenità e una pace che d'estate gli è forse un po' privata.
una cagata, però non hai difficoltà, cioè anche sta bianca, è vero che sulla vediamo, però sulla bianca non hai tiri, è un... Ho capito, ma sei dentro fino alla neve. Secondo me a nord ci stiamo. Speriamo. Ecco l'alba sul Rodo, sul Cervino. Qua siamo su del terreno classico. Qui abbiamo appena attraversato. Qui il grande boss. Tutto bene? Tutto bene. Mi ispirava concatenare questi massicci, questa cresta nella stagione più fredda e così ne ho parlato con Francesco e la cosa è partita. Inizialmente abbiamo preso proprio sotto gamba la cosa, un po' come una cosa, ma sì, manca ancora questo concatenamento, facciamolo. E poi il concatenamento ci ha risposto a sberle e calci facendoci capire di che razza di progetto era. Ecco la punta bianca, per superarla abbiamo fatto un gran bel numero, veramente complicatissimo. Qui c'è boss e qua davanti a noi gli ultimi 50 metri per uscire al Colle delle Gramurai. Qua abbiamo trovato 20 metri di ghiaccio durissimo, non abbiamo altro sistema che andare con le poche viti che abbiamo in artif. La roccia delle Gramurai non è roccia solida e in più in inverno posti che magari in estate possono sembrarci facili o dove in estate è tutto chiaro quello che devi fare, in inverno non è così. Il primo giorno sul Cervino siamo stati delle macchine. Cioè, abbiamo scalato perfetto, in 10 ore eravamo in capanna dal Teodulo, è stata veramente una cosa bellissima. Continua il nostro ravanamento per la Danderen. In teoria arrivati a quella spalla dovrebbe essere più facile. Speriamo. Sulla est della Danderen abbiamo preso una sveglia perché ci siamo resi conto che le condizioni a nord erano molto secche, ma a sud c'era tanta neve che dopo le 11 di mattina prendeva la scaldata e diventava molto pericolosa. Fica qualcosa per lì, va? Ci sono cose che ho fatto con François che difficilmente farei con altre persone, ecco. Tutte le volte che si va in montagna con lui si vogliono ottenere obiettivi importanti,
e quindi c'è sempre un po' di apprensione perché bisogna essere all'altezza sostanzialmente. Dal mio punto di vista è anche una grossa sicurezza, perché spesso sui terreni con cui andiamo sono terreni dove bisogna avere la totale fiducia reciproca tra i compagni di cordata, bisogna essere sicuri che l'altro sappia quello che sta facendo e con lui io mi sento sempre molto sicuro. Francesco è una persona estremamente più calma rispetto a me, forse anche per questo che ci bilanciamo. Lui parla poco, anzi tante volte troppo poco. In certe situazioni mi completa perché è più determinato, più disposto forse a soffrire e a non arrendersi, e soprattutto lui calma la situazione, cioè nel senso, io sono sempre uno molto sbrigativo che voglio fare, invece tante volte coi suoi modi di fare che gli vengono naturali riesce a prendere quei 5 minuti che ti fanno ragionare, magari pensi ok, se vado a destra è meglio, se vado a sinistra mi incasino, e questo ci completa molto. Minchia che giornatina, L'hai salito ieri. Sì. Quanti chilometri hai detto? 10 anche oggi. Nel corso della mia vita sono salito 77 volte in vetta al Cervino per 16 vie diverse. Sulla Danderen sono salito 2 o 3 volte, non tante, sono onesto. La cresta delle Gran Murai l'ho concatenata 2 volte. Sottovalutavamo l'inverno però. Non basta conoscere le cime, non basta essere allenati e non basta pensare di essere dei local un po' spavaldi, ma bisogna essere sul pezzo, e per portare a termine un progetto così ambizioso bisogna essere alpinisti cazzuti. Ecco qua la quarta doppia delle Margherite. Attraverso della Punta Ester, un tratto che in realtà non doveva dare problemi, è una merda. Adesso o provo a passare lì o a fare la placca qui. Sempre bella decisione. Tutto il traverso che bisogna affrontare sul lato sud della Punta Ester era veramente pericolosissimo. Lì sono andato davanti io, ho tracciato per circa 200 metri con la neve fino alla vita, ma non era neve polverosa, era neve marcia, e a ogni passo dicevo adesso parte. Io e Francesco ci guardavamo e andavamo avanti, ma sapevamo che lì il rischio era alto. Il tratto tra Lioi e gli Jumeaux
è il punto di non ritorno, perché quando si arriva in cima alla punta degli Oi bisogna calarsi all'interno di una breccia tra gli Oi e gli Jumeaux, che è una spaccatura molto, molto profonda. Bisogna calarsi per circa un centinaio di metri tra calate e poi disarrampicata, e poi risalire sul versante opposto dagli Jumeaux. Ovviamente una volta che uno fa l'ultima doppia dagli Oi, toglie la corda, sai che non puoi tornare indietro da dove sei arrivato, e quindi devi in qualche modo uscire dai tiri degli Jumeaux, che sono poi i tiri di corda più impegnativi. Arrivati in quel punto, la stanchezza più grossa forse era mentale. Era mentale perché era da troppo tempo che viaggiavamo sul filo del rasoio. La difficoltà non era data da quello che avevamo davanti e sotto i ramponi, ma la difficoltà era data da un pericolo oggettivo che non potevamo controllare. E guardando oltre, anche le condizioni dei Jumeaux erano pessime, con funghi di neve giganteschi. Sì, Franz, ti dicevo. Ascolta, fino qui è 3 giorni che pigiamo sul rosso, ma controllato, perché ce l'abbiamo sempre fatta a proteggerci, a prendere i rischi controllati. Qua finiamo sul rosso e non è detto che li controlliamo. Quindi preparatevi e veniteci a prendere. Subito non te ne rendi conto, perché forse ti togli anche dalle grane. Dopo la cosa fa male perché ti rendi conto di esserci andato molto vicino e ti rendi conto che è svanita sul più bello questa cosa. E quindi a me mi fa rabbia. Sapevamo che arrivare fino lì c'era costato tanto, avevamo preso dei rischi, avevamo messo in gioco insomma un po' tutte le nostre capacità per poter arrivare fino lì, e quindi rinunciare è stata dura, soprattutto in prospettiva poi dirsi che per completare questa cosa avremmo dovuto ripercorrere ancora tutto quel pezzo lì. L'attesa è stata brutta. È stata brutta perché tiri sulla testa e la vedi. Pensi alle cose brutte, alla fatica, alle notti al freddo, al dover stare di nuovo 3 giorni in ballo, 4, e pensi speriamo che queste condizioni non arrivano mai. Poi la guardi e dici ma cavolo, sono un pollo, che cosa? È lì, io questa cresta la voglio fare e speriamo che le condizioni arrivino, anzi che arrivino le più belle in assoluto.
Oggi giornata durissima, fa molto freddo, abbiamo preso un sacco di vento, le condizioni non sono delle migliori, ma finalmente adesso vediamo l'uscita lì al Colle delle Guarniere. Boss, com'è andata oggi? È stata lunga. Abbiamo ravanato un bel po'. Però dai, adesso c'è un caldo bivacco che ti aspetta. Adesso si sta proprio bene qua. Domani hai pronostici? Domani vediamo. Ecco le ultime difficoltà, speriamo, della traversata. Danderen, Kors, Cervino, il Furgen e Plateau. Qualche chilometro l'abbiamo già fatto, Realizzare qualcosa di importante sulle montagne di casa ti lascia forse qualcosa in più, perché tutti i giorni vedo questa cresta e onestamente adesso la guardo con occhi diversi. La sento ancora un po' di più mia. Per me ha un valore altissimo, perché sono cose che si fanno qui, che restano legate a questi luoghi e lasciano un segno più tangibile a chi verrà dopo e a chi vorrà fare ancora qualcosa di nuovo seguendo le nostre tracce o facendo qualcosa in più di quello che abbiamo fatto noi.